Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Visto che sono tantissimi i creator che pubblicano video a tema cibo, perché non farlo anch'io? Oggi metterò alla prova i piatti surgelati di due classici della cucina italiana, ovvero la carbonara e la cacio e pepe. Partiamo con la carbonara. Leggiamo gli ingredienti. Uova di gallina lavate a terra. Speck. Non c'è il guanciale. Olio di girasole, grano formaggio pecorino, pepe. Andiamo ai fornelli. Eccoci qui in cucina per iniziare la cottura di questi spaghetti alla carbonara. Seguiamo le procedure, quindi 2 cucchiai di olio, mettiamo il contenuto dentro la padella e lo facciamo stare per 7 minuti. 30 minuti. Primo cucchiaio d'olio, secondo cucchiaio d'olio. Accendiamo il gas, se no come la cuociamo. Cioè, guardate come si presenta. Tocchetti di pasta con piccoli pezzettini di prosciutto e uova surgelate. Assurdo. E chiudiamo col coperchio. Aspettiamo 7 minuti. Alexa, metti un timer di 7 minuti. Come potete vedere, l'uovo si sta iniziando a sciogliere, la pasta ancora un po' compatta, ma continuiamo a girare. Lo giro spesso così almeno evitiamo la cottura eccessiva dell'uovo. Le cose le facciamo bene. Cerco di aprire anche queste pallotte di spaghetti, se no quando cazzo si cuoce. È finita la cottura. Carbonara impiattata, vi dirò, l'aspetto non è poi così male, è abbastanza cremoso, anche se lo speck praticamente a pezzettini minuscoli, naturalmente non è un guanciale. All'odore si sente il pepe, l'uovo non tanto, ma andiamo all'assaggio. L'aspetto sembra vagamente quello di una carbonara, però al sapore senti un qualcosa di cremoso, un retrogusto di pepe, che il pepe c'è, però poi l'uovo non lo vai a sentire e neanche lo speck, perché c'è lo speck invece del guanciale, quindi non lo so, non stiamo mangiando la carbonara, stiamo mangiando altro, una crema di pasta, di qualcosa. Ora mi finisco il piatto, perché non si butta niente, e passiamo alla cacio e pepe. Ultima forchettata. Eccoci di nuovo in cucina, questa volta andremo a cucinare la cacio e pepe. Quindi vediamo come si cuoce. Vabbè, ci siamo, ho letto più o meno come si deve preparare questa cacio e pepe e ora andiamo. Metto i 3 cucchiai d'acqua, più o meno. Vediamo com'è fatta questa pasta. Anche in questo caso ci sono dei nidi di pasta e poi ci sono delle scaglie che dovrebbero essere il composto, la crema della cacio e pepe. Versiamo tutto. Ora aspetto che si scioglie un pochino e poi inizio a girare. Cerco di aprire questi nidi di pasta. I 5 minuti sono finiti, ma come è stato anche per la carbonara, il preparato ancora non è pronto, quindi continuerò a farlo cuocere. Guarda come mi sporco i pantaloni. Alla vista sembra quasi pronto. Le indicazioni dicono di lasciarlo riposare 1 minuto dopo la cottura, quindi facciamo così. Eccoci qui con la cacio e pepe sulla tavola. L'aspetto non male, sinceramente. Pensavo peggio. Sembra cremosa, formaggiosa. Alla vista il pepe mi sembra un po' poco, però proviamo. Intanto ho un cane che supplica un pochino di pasta, anche se ha già mangiato. Ora andiamo all'assaggio. Non riesco a definirlo sinceramente. Ha un leggero sentore di cacio, di pepe, però come la carbonara è tutto poco definito. Male non è, ma anche in questo caso non è una cacio e pepe. È un qualcosa di cremoso con un sentore di cacio e pepe. Ma non c'è ignoranza, non c'è l'arroganza della cacio e pepe, come non c'è neanche l'arroganza della carbonara di prima. Pesantina. Finisco questa cacio e pepe e tiriamo le conclusioni. Ho fatto fatica, ma ce l'ho fatta. Dopo aver finito di mangiare questi 2 piatti surgelati, è il momento delle conclusioni. Li ricomprerò mai? Assolutamente no. Questo perché non si avvicinano per niente alla ricetta originale, hanno un vago sentore sì, ma risultano un pochino pesanti, come anche alcune carbonare, cacio e pepe pensandoci. Il costo è eccessivo. Io ho pagato 8 euro per 2 pacchi di surgelati. So soldi! Voi avete mai provato questi piatti? E cosa ne pensate? Ditemelo nei commenti.
Se volete vedere in questo canale altri video a tema food, non per forza con dei surgelati, scrivetemelo anche nei commenti e mettete like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Ciao! Dopo aver visitato una decina di supermercati, finalmente ce l'ho fatta qui a Pescara, a Porta Nuova, al Carrefour. Ho trovato la carbonara e la cacio e pepe surgelati. Eccoli qua! Ora devo correre a casa prima che si scongelino.